Oh bene, seconda puntata dedicata al design anonimo. In questa puntata parliamo della mitica trattopenna. Lo so che l'avete utilizzata tutti e che sapete benissimo quindi che in realtà scrive praticamente come un pennarello. In questa puntata però vi facciamo vedere anche un'altra penna conservata in questo astuccio a cui pare si siano ispirati i progettisti della fila per progettare la più famosa trattopenna. Questa qui la mettiamo un attimo da parte e la apriamo dopo. Come è fatta una trattopenna? La prima cosa da dire è che è molto diversa dalla Bic, soprattutto perché siamo negli anni 70 e sono gli anni della plastica e infatti rispetto alla Bic è realizzata completamente in plastica. La Bic invece ha diverse componenti in metallo. La trattopenna è composta sostanzialmente da 5 componenti, di cui il principale ovviamente è praticamente un tubo in plastica in cui viene alloggiata la cartuccia inchiostrata che potete mantenere in sede attraverso un altro componente che è praticamente un tappo. A questo punto passate dall'altro lato e c'è probabilmente la componente più importante, ovvero la testa. La testa non è altro che un feltro sintetico che si inserisce in questo modo e che va a pescare quindi l'inchiostro dalla cartuccia, portandolo quindi all'altra estremità per capillarità. L'altra estremità ovviamente è quella con cui scrivete. A questo punto potete inserire il famoso tappo che ha una caratteristica molto affascinante di cui vi parleremo tra poco. Lasciamo qui la nostra trattopenna e passiamo all'altro oggetto, all'altra penna. Dentro l'astuccio c'è la famosa penna Astil progettata da Marco Zanuso e Richard Sapper qualche anno prima della trattopenna. La penna Astil viene prodotta da Aurora in due versioni, stilografica e penna biro. Questa è la versione biro. Ha una caratteristica molto interessante, a parte che è elegantissima perché è sostanzialmente un cilindro, ma la cosa interessante è che questo qui potrebbe sembrare un tappo, quindi uno si aspetta di tirare il tappo e esce fuori il pennino, ma non è così perché per tirare fuori il pennino bisogna ruotare in questo modo. Mettiamo le due penne a confronto e vediamo un po', perché effettivamente si assomigliano un po', solo che questa qui è una penna biro ed è pensata per chi deve scrivere, questa invece è una penna pensata per i grafici, quindi è una penna per disegnare. Questa differenza ci farà capire in particolare questa componente geniale che ha una caratteristica che adesso vi facciamo vedere per bene. Se guardate bene il tappo infatti presenta una dentatura. A cosa serve questa dentatura? Serve perché questa, l'abbiamo detto, è una penna per grafici e i grafici all'epoca disegnavano sui tavoli da disegno inclinati. Serviva quindi un modo per non far cascare giù dal vostro tavolo la vostra penna. Trovata assolutamente geniale, che sarà probabilmente quella che farà vincere il Compasso d'Oro a questa penna nel 1979. Bene, se vi è piaciuta questa puntata fatecelo sapere nei commenti e soprattutto mi raccomando sostenete il canale iscrivendovi su YouTube e magari attivando la campanella. Ciao!